Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi con questo breve unboxing e tutorial volevo mostrare la soluzione che ho trovato per ringiovanire un po' la doccia del bagno in campagna, perché abbiamo una vecchia doccia con i rubinetti come si usava allora negli anni 70, incassati nel muro con la tubazione nel muro col soffione a muro, che però è diventata ormai difficile la regolazione per via delle pressioni dell'acqua e così via, no? Per cui precedentemente nella mia ignoranza avevo pensato a cambiare sfilare i rubinetti e cambiare e inserire un miscelatore con gli eccentrici, ma purtroppo non è così semplice. Per cui una volta che mi sono accorto del problema ho iniziato a cercare, è passato quasi praticamente un anno e finalmente ho trovato un miscelatore adatto. Bene, come potete vedere è tipica soluzione degli anni 70, i rubinetti incassati nel muro con il soffione che usciva dal muro. Questo tubo l'ho aggiunto io perché quando volevo sostituire il miscelatore mi sono accorto, avevo già tolto il soffione, si era rovinato togliendolo perché era fermo da 40 anni in quella posizione, e ho ripristinato i rubinetti con le guarnizioni e per poter fare la doccia ho utilizzato questo tubo che andava a finire nella colonna doccia. A questo punto però, come vi dicevo, ho trovato un miscelatore che ha diversi adattatori per le filettature dei rubinetti, no? E in più ha la possibilità di regolare la distanza fra l'uscita dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Non è tanto economico perché costa sui 180 euro, però rispetto a fare tutto il lavoro di rottura, sistemazione del miscelatore, richiusura, polvere e tempo, preferisco spendere 130 euro piuttosto che magari 200-300. Niente, seguitemi, passiamo all'unboxing del miscelatore e poi proviamo a fare la sostituzione. Bene amici, eccoci all'unboxing. Questo è il miscelatore acquistato su Amazon. Se volete vi lascerò poi il link in descrizione, caso mai qualcuno interessasse. Allora, è della Poletti, una marca italiana. Come vedete la scatola adesso io l'avevo già aperta per verificare che ci sono tutti. È composto da una serie infinita di adattatori per la filettatura, le chiusure per i tubi che vanno verso quegli adattatori, che sarebbero poi questi qua, e la valvola vera e propria del miscelatore. E in più poi le istruzioni. Come vedete il modello è il Cusiomix, che va da una larghezza di 17 cm fino a 30 cm, da 170 mm a 300 mm, per una profondità, una distanza dal muro di 150. Come vedete le istruzioni sono in italiano finalmente, perché come ripeto è una casa italiana. Qua abbiamo tutta la serie dei vitoni per sostituire i rubinetti, perché noi cosa faremo? Andremo a togliere i nostri rubinetti esistenti e andremo ad inserire
uno di questi all'interno per realizzare questa composizione. Ok? Comunque i componenti sono questi qua. Le due parti laterali, caldo e freddo, come vedete potete distinguerle dal colore blu e rosso, i tubi di raccordo che raccorderanno il corpo centrale e i vitoni che saranno da inserire qua dentro. Niente, speriamo in bene e cominciamo. Bene, adesso che abbiamo estratto i vitoni dovremmo andare a verificare la distanza fra le due. Andiamo a prendere il centroforo, come vedete è 22,5 cm, 225 mm, per cui siamo ampiamente dentro la tolleranza degli adattatori, che vanno da 17 cm a 30 cm. Come vedete nel kit abbiamo questi adattatori con diverse profondità che vanno praticamente a sostituire il vitone. Vedete? Inseriremo questo dentro, andrà a battuta, andrà a sigillare e noi andremo a chiudere, per cui dovremo trovare suppongo che per noi sia questo qui, che andrà poi a fare battuta in questo senso. Oltre all'inserto abbiamo anche questi adattatori che dobbiamo trovare qual è la filettatura giusta. Bene, come vedete è questa qui. Ok, perfetto. Bene, ora che abbiamo trovato questi adattatori non ci resta che montarli insieme al pistoncino che vi ho fatto vedere prima.
Bene, ora andiamo ad inserirle ed avvitarle. Per evitare di rigarlo con le pinze utilizzo il gambo da dentro. E niente, adesso andremo a prendere la misura, tagliare i tubi. È un'operazione che per me sarà molto poco complicata perché sarebbe utile avere un tagliatubi, cosa che io non ho, per cui dovrò farlo col seghetto facendo attenzione a non schiacciare i due tubicini, mettendolo nella morsa. Bene, come vedete ho tagliato i tubicini, li ho montati con tutti i suoi accessori, pressa a tubo, ghiera, rondella e guarnizione, e lo stesso da questo lato perché andranno a serrare in questa direzione. E comunque mi è spiegato all'interno delle istruzioni. Bene, come vedete abbiamo chiuso i tubi, sembra che sia venuto abbastanza decentemente, non ci resta che montare la levetta del miscelatore.
Ora non ci resta che provare. Bene amici, questo è il miscelatore ultimato. Esteticamente è il massimo che si poteva ottenere per la situazione che abbiamo. Vi ricordo che sotto questi tappini ci sono due brugole che vi permetteranno di sostituire i filtri a cartuccia che ci sono all'interno che filtrano l'acqua dai vari residui presenti nei tubi. Quando vedete che il flusso dell'acqua comincia a rallentare, potete controllare qua all'interno se i filtri sono eventualmente intasati. Vi ricordo di tappare il soffione, perché altrimenti quando chiuderete il miscelatore l'acqua continuerà a uscire. Io adesso metto un rubinetto perché non avevo un tappo per chiuderlo e mi sono dovuto arrangiare, però voi potete fare sicuramente meglio. E niente, e questo è quanto. Come al solito vi lascio in descrizione il link al miscelatore. Io l'ho acquistato su Amazon, però ho visto che ci sono anche su altri portali di idraulica e così via, però i prezzi più o meno siamo intorno ai 120-130 euro, comprese le spese di spedizione. Bene, anche per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like, che è sempre gradito. Se non vi è piaciuto mettetemi nei commenti perché mi aiuta a migliorare, e se avete delle domande da fare lasciatele nei commenti. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!